Sono Candelori Gianluca, amministratore dell'azienda Fratelli Candelori SNC di Casoli di Atri, in provincia di Teramo, e ci occupiamo di trasformazione di cereali, quindi produciamo farine, e occupandomi anche della parte commerciale dell'azienda. Abbiamo diversi settori a cui noi ci rivolgiamo. Uno in particolare è quello del settore artigiani, quindi di conseguenza è formato da panificatori, pizzaioli, pasticcerie, e l'altro mercato è quello invece rivolto alle industrie. Forniamo alcune industrie site in regione che si rivolgono al mercato internazionale, e abbiamo anche un altro mercato fatto dai distributori. Ogni mercato ha una difficoltà a sé stante, quindi soprattutto le difficoltà le troviamo nel campo quello degli artigiani, formato dagli artigiani, perché la difficoltà maggiore è che non ci sono, per quanto riguarda la categoria dei panificatori, non ci sono scuole adatte per poter informare e soprattutto formare dei nuovi panificatori. Io li chiamo panificatori di nuova generazione. Quindi per questo ci stiamo adoperando in collaborazione anche con l'Università di Tecnologia Alimentare di Teramo per la formazione di nuovo personale, facendo dei corsi ben specifici con l'impiego anche dei nostri tecnologi, dove qui si affrontano tutte le difficoltà rivolte a tutte le fasi della produzione di pane o prodotti da forno, perché questa è una criticità importante di questo settore. Poi abbiamo il settore industriale, dove giustamente ci dobbiamo attenere dei capitolati che ci vengono ben forniti dalle aziende, e di conseguenza la nostra difficoltà è quella di trovare dei cereali adatti e soprattutto agire durante la trasformazione, quindi agire sull'impianto stesso chiamiamo così, nella regolazione delle macchine di produzione. L'altro canale che occupiamo è quello della distribuzione, dove abbiamo dei piccoli distributori che si occupano di distribuire le nostre farine, soprattutto quelle per il settore pizza, per le varie pizzerie, e qui diciamo che la situazione è un po' migliore quando gli stessi pizzaioli a loro volta, prima di aprire un'attività, si sono un attimo adeguati con dei corsi presso ad esempio delle Confcommercio, delle Confesercenti, anche se noi come azienda ci proponiamo di riservare loro dei sistemi di acquisizione di nuove nozioni. Vista la crisi che sta attanagliando il nostro paese, ci siamo prefissati un obiettivo, quello di acquisire dei mercati esteri. Però per far ciò abbiamo bisogno sicuramente di certificazioni che diano sicurezza all'acquirente, e una di queste, la più importante, è la certificazione BRC e EFS. Proprio per accedere a tale certificazione ultimamente stiamo impegnando per lo stravolgimento, diciamo così, aziendale, perché comunque ci sono delle prassi da cambiare, delle prassi di lavorazione, ma soprattutto anche a livello strutturale, dove ci sono degli adeguamenti che ci sono stati prescritti, e siamo assistiti giornalmente da una consulente che si sta preparando a tale cambiamento, e speriamo che tale sforzo venga ripagato. Le difficoltà che incontriamo ogni giorno sono diverse, tra virgolette, nella ricerca del nostro cliente ci sono dei parametri che sicuramente sono molto importanti. Diciamo che le scelte vengono fatte in base soprattutto alla loro solvibilità, visto il periodo, e questo grazie a informazioni di alcuni software quindi che abbiamo, e
E poi le altre difficoltà commerciali sono legate un po' alla distribuzione, quindi anche la scelta di acquisire dei mercati sul territorio nazionale. Purtroppo bisogna fare i conti sulla logistica, quando il nostro è un prodotto povero. E visti giustamente i costi che sono della materia prima, che non sono così alti, però il problema maggiore della materia prima è quella di poterla reperire, in quanto ci sono anche lì delle forti criticità, soprattutto legate alla qualità, allo stoccaggio. E lì è la parte proprio faticosa dell'azienda, perché bisogna stare attenti soprattutto anche a un discorso di contenuto di micotossine che oggi veramente fanno la differenza sul mercato. Infatti la nostra scelta è quella dell'acquisto di cereali nazionali, soprattutto nazionali, ma anche parte del nord Europa, ma non grani provenienti con le navi, proprio per questi rischi legati alle micotossine e alle cross contamination da soia, mais o GM. Questo sicuramente incide sui costi legati alla logistica. Quando il trasporto di cereali su gomma costa molto di più del cereale trasportato su nave, quindi dobbiamo veramente stare attenti sul piano economico aziendale, dove la materia prima è il costo minore aziendale. Il resto è legato alla trasformazione, quindi all'energia elettrica, alla logistica, personale e soprattutto spese legate al mantenimento di certificazioni e soprattutto nell'aggiornamento degli impianti e della struttura stessa.